Ve le avevo promesse ed eccole qua. 2 composizioni floreali per questa primavera, per questa Pasqua, per noi o come regalo speciale, semplici, veloci da fare e super personalizzabili. Ciao, sono Francesca e nel tutorial di oggi vi mostro come fare queste foglie, i pistilli di questo fiore e vi do 2 idee per comporre delle composizioni con fiori ad uncinetto. Tutti i fiori che ho usato per queste composizioni li ho raccolti in una playlist, la trovate nella descrizione del video e nel primo messaggio fissato. E in quei tutorial vi dico anche i materiali che ho utilizzato, ma ovviamente per fare fiori possiamo utilizzare tutti i filati che ci piacciono di più, resti di fili che abbiamo a casa. In ogni caso, di tutti i materiali che ho utilizzato, compresi i cerchi da ricamo, vi lascio i link nella descrizione del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare la foglia facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 14 catenelle. Iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo nelle catenelle come preferiamo. Io lavoro nel filo dietro. Dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso, 2 mezzi punti alti, un punto alto, un punto alto allungato, tre punti alti doppi, un punto alto allungato, un punto alto, un mezzo punto alto, un punto basso, e nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, e questi 3 punti bassi ci servono per girare in modo da poter lavorare nell'altro lato delle catenelle iniziali. E iniziando dal prossimo punto lavoriamo in modo speculare. Un punto basso nel prossimo punto e se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina di filo. Un mezzo punto alto, un punto alto, un punto alto allungato, tre punti alti doppi, un punto alto allungato, un punto alto, 2 mezzi punti alti,
e un punto basso. E un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E la foglia è già pronta. Se volete fare un picciolo, potete lavorare qualche catenella ed eventualmente, partendo dalla seconda catenella, tornate con punti bassissimi. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago senza punta nascondiamo il filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E di queste foglie possiamo farne quante vogliamo. Per fare i pistilli di questo fiore, di cui vi ho fatto il tutorial anni fa e ve lo lascio nella i in alto a destra, tagliamo dei pezzettini di filo, li pieghiamo a metà e con l'uncinetto li agganciamo sui punti del primo giro come se fossero delle frange. E ne agganciamo quanti vogliamo. Io per il mio fiore ho agganciato 3 frange ad ogni punto. E questo modo per fare i pistilli va bene per questo fiore, ma anche per tanti altri che hanno un centro simile. E se volete potete agganciare anche 2 frange alla volta. Una volta agganciate tutte le frange, le mettiamo in ordine e tagliamo all'altezza che vogliamo che abbiano i pistilli, più o meno. E con un ago sfilacciamo tutti i fili. Questo è il risultato, bello pieno e morbido. Sul retro, se volete, potete mettere dei puntini di colla in modo da essere sicuri che i nodini delle frange non si snodino. Una volta che avremo tutti i fiori e le foglie che ci servono, vediamo come unirli insieme. Con il filo verde o del colore che preferite facciamo un nodino iniziale. Prendiamo il primo fiore che vogliamo agganciare e lo agganciamo sul retro su un filo con un punto bassissimo. Lavoriamo qualche catenella e lo agganciamo in un altro punto, in un petalo, in quel petalo che vogliamo che sia quello che rimarrà in alto. Per esempio qui. In questo modo, quando appendiamo la striscia, il fiore rimane in verticale. Poi lavoriamo un po' di catenelle, tutte quelle che vogliamo per creare la separazione tra i fiori, e supponiamo che in questo fiore io voglia mettere anche una foglia, quindi aggancio
la foglia o sul picciolo o sulla foglia con un punto bassissimo. E poi aggancio il fiore e qui, a seconda di dove volete che venga la foglia, lavorate il punto bassissimo qui dietro. E se volete che la foglia sia in alto, oppure se ne volete mettere due, per esempio, agganciamo qui un'altra foglia, agganciamo tutti i pezzi che vogliamo con punti bassissimi, e se vogliamo per esempio che resti in questa posizione, possiamo lavorare un paio di catenelle, 2-3 catenelle, e agganciare la foglia al fiore in questo modo, e il disegno qui per esempio verrebbe così. Potete agganciare i fiori e le foglie come preferite. Un suggerimento che posso darvi è, per quanto riguarda i fiori centrali, cioè quelli dopo il primo, agganciateli sempre almeno con 2 punti, uno sotto e uno nella parte alta. In modo che il fiore rimanga sempre verticale quando poi appendiamo il lavoro. Completiamo lavorando 15-20 cm di catenelle e alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E in questo modo prepariamo tutte le strisce che ci servono per la nostra composizione. Io ne farò solo 2. La riga di catenelle che abbiamo fatto dopo l'ultimo fiore la usiamo per decorare il rametto girando intorno, o almeno io l'ho pensata così, come se fosse un rampicante. Voi potete creare la composizione come preferite, anzi non vedo l'ora di vedere come farete voi. E questi giri di catenelle li incollo al rametto con la colla a caldo, e poi serve un sostegno, un'altra catenella o uno spago, anche lì fate come preferite. Creiamo un'asola qui su per poter appendere la composizione. Questo è il risultato. Alla fine ho scelto di appenderle con uno spago, ho fatto 2 forellini sul rametto e l'ho annodato sotto, ma se non volete fare fori potete arrotolarlo sul rametto e annodarlo, oppure potete usare una riga di catenelle o la stessa riga di catenelle. Potrebbe essere un'unica riga di catenelle che unisce questa riga di fiori, gira un po' intorno al rametto, fa da asola, gira intorno al rametto e scende con altri fiori. Se non vi piace l'idea di lavorare qui dietro come vi ho mostrato e volete un lavoro ancora più veloce, potete fare la riga di catenelle, posizionarla, rotolarla, incollarla e poi incollare con la colla a caldo i fiori e le foglie nella posizione che vi piace di più. Con questo concetto potete fare una composizione piccola, così
solo con pochi fiori, oppure fare una composizione più grande, o addirittura fare una tenda facendo tante righe di catenelle con tanti fiori, e se la tenda si vede su tutti e due i lati, a quel punto vi consiglierei di fare o un'ottima finitura dietro, oppure potreste appaiare due fiori uguali in modo che il lavoro sia dritto sia da una parte che dall'altra. Un'altra aggiunta che possiamo fare a questa composizione è per esempio un uccellino come questi, e anche di questo trovate il tutorial nel canale, vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. Oppure, anziché fare una cascata di fiori come in questo caso, potremmo scegliere la versione rotonda. In questo caso forse è ancora più semplice, perché basta incollare con la colla a caldo fiori e foglie nella posizione che ci piace di più. Io vi devo dire, sono incerta su quale delle due mi piace di più. Fatemi sapere qual è la vostra preferita, e soprattutto fatemi sapere se rifarete queste composizioni, e se le fate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Vi ricordo che tutti i fiori che ho usato per fare queste composizioni li ho raccolti in una playlist, la potete trovare nella descrizione del video e nel primo messaggio fissato qui sotto. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial, e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!